Saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Citroën 2 cavalli Charleston alla scoperta della leggendaria utilitaria francese edizione De Agostini, uscita numero 46. Andiamo a dare un'occhiata all'interno del fascicolo. Se qualcuno, oltre che guardare le immagini, avesse anche piacere di dare lettura ai testi, potrà farlo. In questo numero non monteremo nulla di quello che riceviamo, ma andremo a fissare il motore al telaio. Finalmente andremo a mettere un altro pezzo importante sul nostro modello. Mi piace questa collezione perché oltre ad essere un modello particolareggiato, anche i fascicoli sono molto ricchi di contenuti e questo per me è importante, soprattutto per chi, oltre alla bellezza estetica del modello, ne ama anche la sua storia. Preparatevi un lubrificante, vi servirà, oltre che il telaio, anche il motore. Dovrete andare a prendere l'uscita numero 44, dove all'interno, oltre alla serie di viti BM, quelle che poi useremo per fissare il motore, e ce ne serviranno due, vi servirà anche la leva del freno a mano, quella di plastica che abbiamo avanzato nell'uscita numero 44, come vi dicevo. Abbiamo quasi finito. Queste sono le varie fabbriche della Citroën e le prime fabbriche nel 1902, 120 anni fa. Eccoci arrivati al termine di questo fascicolo. Grazie a tutti voi ragazzi iscritti che mi visualizzate e a quelli che ancora non si sono iscritti, e adesso mi rivolgo a loro, carissimi ragazzi, se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Andiamo a vedere nel particolare quello che troviamo. Poi rimetteremo tutto nel sacchetto e lo conserveremo per il montaggio successivo, quello che poi faremo nel fascicolo numero 46. Chiedo scusa, il 46 è questo, nel fascicolo numero 47. Andiamo a vedere, abbiamo il tubo di areazione sia destro che sinistro, ecco qui, qui hanno creato questo particolare scavato per dare un senso proprio di profondità e continuità del foro. Questi sono i due supporti fari, destro e sinistro, che andranno poi montati nella protezione del parafango interno sinistro, e poi una serie di viti KP che ci serviranno per fissare questi due supporti nelle loro sedi dedicate. Adesso prendiamo
il telaio con le ruote della nostra macchina, il motore, ma prima di prendere il telaio vi consiglio di recuperare le viti BM uscita numero 44 e questo pezzo qui che è la prolunga del freno a mano. Io ho usato un lubrificante, qualsiasi lubrificante va bene, vasellina, grasso, olio, quello che volete voi. Ho preso una vite BM e mi sono andato a creare i due filetti, qui e qui. Poi la stessa vite BM che ho usato per crearmi i filetti, l'ho messa da parte in un sacchettino e ho preso le viti, queste qua che abbiamo tanto di riserva. Ecco qui. Andiamo a rimuoverle adesso. Ecco qui. Perfetto. La prima cosa, ci accertiamo che tutti i cavi siano nelle loro sedi dedicate e che non vengano schiacciati dal motore. Poi prendiamo il freno a mano, eccolo qui, e lo mettiamo, una volta che abbiamo distribuito perfettamente i due cavi che escono, vedete, lo mettiamo qua nella sua sede dedicata. In questa posizione. Sotto abbiamo uno scasso e lo andiamo a inserire nel foro. Accertatevi che vada fino in fondo, perfettamente fino in fondo. Una volta fatto questo, tiriamo su i fili che non vengano pizzicati sotto tra il motore e il telaio. In questo foro dobbiamo far entrare questo. Ecco qua. Perfetto. Fate andare il motore un po' a destra e a sinistra finché i silenziatori delle marmitte entrino perfettamente nella loro sede. Ok. Liberiamo i fili che non siano pizzicati sotto. Ecco ad esempio questo, vedete? Accertatevi che nulla sia preso tra il motore e il telaio. Una volta fatto questo, girate il motore e cominciate a fissarvi la prima vite BM. Se vi siete creati i filetti, tutto sarà semplice. Tenete due dita sul motore in un punto che deciderete voi da non creare danno e andate a avvitare la prima vite qui
nella parte posteriore dell'auto. Quella vicino alla coppa la metteremo successivamente. Giriamo il cacciavite al contrario, questo solo se vi siete creati filetti. Quando sentite il dentino avvitate. Guardate come tutto è più semplice. Perfetto. Non stringete fino in fondo, però accertatevi che siate arrivati in battuta con il motore sul telaio. Prendiamo adesso la seconda vite, possiamo lasciare libero il motore. Se avete fatto correttamente il lavoro, non correrà più il rischio di cadere. Prima di stringere questa, stringete forte questa posteriormente e poi su questa. Controlliamo. Guardiamolo anche sulla parte interiore e guardiamo che sia perfettamente dritto, e lo è. Guardate che questo gancio del cofano anteriore vada perfettamente perpendicolare al centro della ventola di questa mascherina. Bene, adesso dobbiamo andare a mettere la cuffia di protezione dei giunti omocinetici sul fusello. È molto semplice. Guardate. Prendiamo questo gommino, lo facciamo calzare qui sul fusello. Mentre abbiamo la spinta, o meglio, mentre diamo la spinta, controlliamo. Lo facciamo girare come se stessimo avvitarlo, come se stessimo avvitandolo, che è meglio. Controlliamo da sotto che sia andato perfettamente a posto. Fate attenzione quando girate il modello a queste appendici che sono in plastica, mi raccomando, rischiate di danneggiarle. Ecco, vedete, è perfettamente inserito. Facciamo la stessa cosa con quest'altro qui. Intanto ringrazio tutte le persone che mi guardano, tutti i miei iscritti, e alle persone che non si sono ancora iscritte perché si dimenticano, chiedo, ragazzi, se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Adesso sto facendo questo, vedete? Sto, come vi ho detto prima, avvitando quasi, anche se non ha filetto, ecco, usiamo questo termine, come se stessi avvitando il gommino al fusello, ed è perfettamente inserito, bellissimo, guardate. Ecco qua. Poi dobbiamo infine andare a recuperare l'uscita numero 44 e prendiamo questa parte qui. Come va inserita? Nell'unica posizione possibile. C'è una mezzaluna, vi faccio vedere, ecco qui. Ovviamente il perno avrà lo stesso perno a mezzaluna e andiamo a inserirlo
nell'unica posizione possibile. Guardate bene, se non vi entra così, vi entra da quest'altra parte. Ecco, vi facilito subito, guardate. Per inserirlo correttamente, posizionatelo già con la curva verso l'alto. Ecco, va messo così. La parte in piano va sotto. Poi, successivamente, io andrò a scaldarlo. Adesso vi faccio vedere. Voi potete incollarlo, vedete voi come volete procedere. Andrò poi a scaldarlo con una punta arroventata, andrò a battere qua dietro, visto che il perno a mezzaluna è più lungo, andrò a appiattirlo e questo eviterà alla leva di fuoriuscire. Ecco qua, adesso abbiamo finito il montaggio. Non andate via perché prima di salutarci farò una rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato fino a questo numero che è il 46 e poi ci salutiamo. Questo è quello che abbiamo montato fino a questa uscita, la numero 46. Una cosa prima che mi dimentico, vi consiglio di dare una controllata a tutte le viti che avete avvitato. Vi accorgerete che dopo un assestamento di diversi giorni vi consentiranno ancora di fare qualche millimetro di giro. Controllate anche i sedili, ad esempio a me è partito un altro elastico, si è rotto, ve lo avevo detto anche nel video di montaggio, vi ricordate? Non è un problema perché andrò a sostituire anche questo. E poi, se qualcuno fosse interessato, me lo chieda, vi faccio vedere come rendere più elastici questi gommini. Abbiamo il sedile che è tutto in tessuto meraviglioso, un'opera d'arte, con tutto il traliccio in metallo verniciato, i ganci che tengono gli elastici in trazione. Guardate che meraviglia. Il cruscotto con la sua chiave metallica che consentirà, grazie a questo inserimento, di mandare a massa i due fili e vedremo se questo comanderà l'accensione delle luci, ma penso più il sonoro per quanto riguarda la riproduzione del suono del motore. Paraurto anteriore, cofano anteriore tutto in metallo, bellissimo, spettacolo. Questo modello è un'opera d'arte. Portiera anteriore sinistra lato passeggero, vetro basculante, cerniera anch'essa in metallo. Questo è l'interno della portiera. Questo invece è il pezzo che ci servirà per il montaggio del numero successivo, il 47, e rappresenta la protezione interna di uno dei parafanghi. E poi abbiamo finalmente montato il motore al telaio. Che bella! Bene ragazzi, Michele vi ringrazia del vostro tempo, vi saluta voi e anche tutti i vostri cari più cari, grazie dell'ascolto. Mi raccomando, se avete piacere
iscrivetevi anche ai gruppi che ho su Facebook, ce n'è uno per ogni modello che sto costruendo, 7 gruppi, andate a vedere la mia playlist, guardate come ammortizza, che bellezza. E nella playlist potrete trovare altri modelli, spero a voi graditi. Un'ultima cosa, ringrazio anche tutti coloro i quali non saltano la pubblicità quando compare loro. Quindi vi ringrazio ragazzi, vi ringrazio perché se voi mi guardate la pubblicità io riesco anche a prendere qualche centesimo. Ciao ragazzi, al prossimo video non mancate perché adesso seguirà il numero 47, poi il numero 48, il numero 49 e infine il 50. Ciao!